Ciao chitarristi, sapete quante sono le chitarre di Fender? Vi sfido a scrivermele tutte in un commento. Ok, le chitarre di Fender sono veramente tante, ma ci sono quelle più famose, quelle più affermate, che sono le più note. Si parla di Stratocaster e Telecaster. Poi ci sono tutta una serie di chitarre che sono un po' meno note, ma comunque giganti, possiamo dire. Fender Mustang, Fender le Jaguar, le Jazzmaster, un sacco di altre. Ora, qual è il bello di queste chitarre? È che hanno tutte delle caratteristiche che le rendono uniche e diverse dalle altre. Per cui un chitarrista può scegliere in base ai suoi gusti quale chitarra fa più al caso suo. Quindi abbiamo la Stratocaster, che è quella classica, chitarra classica elettrica classica, quella con i 3 pickup che ha quel suono lì, c'è quella anni 50, quella anni 60, quella anni 70, il palettone, la paletta, eccetera. Poi c'è la Telecaster, che è quella col suono un pochettino più grezzo, possiamo dire, crudo. E poi ci sono tutte le altre chitarre che magari hanno caratteristiche un po' diverse e puntano più sull'ergonomia e sulla struttura rispetto al suono, tipo una Mustang che è a scala corta, piccolina, compatta, comoda. Ecco, il problema dove nasce? Nasce nel momento in cui nasce un chitarrista che vuole tutte queste cose in una chitarra sola. A parlare di Fender va così. Perché dico che è un problema? Perché non esistono chitarre fatte così? Cioè nel senso, i chitarristi vogliono delle caratteristiche ben particolari, vogliono la chitarra che sia quasi cucita addosso alle proprie esigenze. E quindi questo inevitabilmente va incontro a una parola che è bruttissima per i chitarristi, che è compromesso. Quindi magari si trova una chitarra che suona come vogliamo noi, ma esteticamente, oppure esteticamente è una bomba, suona benissimo, ma proprio con quel manico non c'è verso di far scattare il feeling. Tutti cercano di stare comodi, giustamente. Ecco, Fender questa cosa la sa e ultimamente sta facendo uscire delle chitarre interessanti, diverse, diciamo, dall'ottica Fender. Di solito Fender nella mente dei chitarristi è quel marchio che fa le chitarre come 150 anni fa, e invece possiamo dire che stanno cambiando le cose. Basta vedere la serie Sonic di Squier, la Strato o la Tele con un pickup humbucker solo, oppure delle combinazioni interessanti e strane. Poi ci sono le Squier Paranormal, prendono delle caratteristiche vincenti delle chitarre di Fender e cercano di combinarle per creare delle chitarre uniche. Sono chitarre che hanno attirato tantissimo la mia attenzione, tant'è che sto cercando di portarle qui sul canale, e oggi finalmente ci sono riuscito. Ci sono riuscito perché, scorrendo il catalogo di Musical Store 2005, ne ho trovata una che ha attirato particolarmente la mia attenzione, perché quando l'ho vista ho detto una roba tipo, cioè, raga, questa chitarra è tutte le chitarre di Fender in una sola. Non posso non provarla. Da amante Fender quale sono io, no? Comunque in descrizione vi lascio il link, così potete vederle tutte sul sito di Musical Store 2005 e dirmi poi quale volete vedere qui sul canale. Così cerco di farmele mandare. Nel mentre mi sono fatto mandare da loro una chitarra che è quella che vi ho detto un attimo fa, ovvero questa Squier Paranormal Cyclone, che sì, voi la guardate e dite boh, è una Mustang, io vi dico boh, no. Perché è una chitarra che racchiude al suo interno tutte le chitarre di Fender, o comunque le più famose. Partiamo un attimo da fascia di prezzo e costruzione, rapporto qualità-prezzo, che è una roba interessante. Il prezzo è circa sui 400 euro, quindi fascia Classic Vibe, qualità costruttiva, i tasti come sono fatti, come funziona la chitarra in generale, tanta roba. Confermata la qualità Classic Vibe. I tasti in questo caso sono posati bene, non sporgono, sono rifiniti bene, la tastiera è comoda, tutto quello che potete pensare funziona. Ora, perché vi dico che questa chitarra è tutte le chitarre in una? Perché intanto partiamo dalla cosa più palese, l'estetica. Il body è stato preso palesemente da una Fender Mustang. Piccolo, compatto, comodo. In generale tutta la chitarra prende l'ergonomia dalla Mustang. Infatti anche la scala è corta, è 24,75, e in generale si parla di uno strumento decisamente compatto. Ti sta in braccio, ecco. Dalla Fender Stratocaster invece prende i 3 pickup single coil e il ponte. I 3 pickup single coil sono quelli che vediamo ormai su tutte le Strato, Fender o Squier. Di solito siamo abituati a vederle con i pickup 2 dritti e uno leggermente inclinato. Qui sono tutti e 3 leggermente inclinati, penso per una questione di spazi su un body così piccolo. E poi appunto il ponte, che è un 6 viti, 6 sellette vintage style Fender, quello classico con la leva del tremolo. Tutta la parte di elettronica invece viene presa direttamente dalla Jaguar. Infatti abbiamo i 3 interruttorini qui sotto e l'elettronica del volume e del tono con il jack messo qui davanti, anche lui preso da lì. Cosa che non mi fa impazzire sinceramente, il jack qui davanti lo consento io personalmente solo alla SG. Quindi abbiamo un volume generale, un tono generale e i 3 interruttori. Questi 3 interruttori sono molto interessanti perché ci permettono di usare i pick up in una maniera
maniera diversa rispetto alla nostra abitudine da chitarristi. Cioè noi siamo abituati ad avere un selettore, spostarlo e passare da una configurazione all'altra. Qui invece abbiamo tutte le configurazioni disponibili e scegliamo noi quale fare. Quindi non è che con un click si passa da una configurazione all'altra. Qua dobbiamo proprio accendere e spegnere fisicamente ogni pickup come vogliamo. Da una parte forse un limite perché ci vuole più tempo, dall'altra però un'opportunità perché ci permette di combinare pickup insieme in maniere più interessanti rispetto allo standard. E questo mi collega poi al fatto della Telecaster, perché c'è una combinazione di pickup che è tipica di quella chitarra, che fa suonare la chitarra come una Telecaster, ed è la configurazione con il pickup al ponte più il pickup al manico, cosa che su una Fender Stratocaster non si può fare, a meno che non si parli di modelli con un'elettronica particolare, allora ok. Però questa è la motivazione per cui dico che anche la Telecaster è dentro questa chitarra. Non super caratteristica, però esce. Quindi capite bene che con tutte queste caratteristiche mischiate la chitarra è super versatile. Vuol dire che per un chitarrista, invece di dover avere una Strato e una Tele magari, gli basta avere semplicemente questa. Diciamo che Fender con queste chitarre si sta dimostrando più coraggiosa del previsto. Lo abbiamo visto anche con le Fender Player Plus, c'era quella Telecaster Nashville con i 3 pickup, i 3 single coil, molto Strato style, che era un sacco interessante. Ecco, la linea che stanno seguendo è quella e potrei azzardarmi a dire che mi piace. O comunque sono d'accordo, visto che si cerca di andare verso direzioni diverse rispetto a 70 anni fa. Mi piace l'andare avanti rispetto all'andare indietro. I materiali sono molto comuni, il body è fatto in poplar, il manico acero e la tastiera è in Indian Laurel. Il manico molto comodo, forma C, super, per dire ancora super una volta, così sicuramente darò fastidio a qualcuno perché continua a dire super. E, cosa che non vi dico mai, il capotasto, la misura, me la chiedete sempre, ve la dico nei commenti perché vi rispondo sempre. In questo caso è 42 mm. C'è scritto anche nella scheda tecnica che trovate qui sotto. In generale devo dire un bello strumento, mi ci sono trovato bene, la forma del manico è ok. Ecco, è un manico lucido, non satinato, quindi per chi suda tanto potrebbe essere un pochettino più ostico, però devo dirvi, io sudo un sacco, ho sempre avuto manici lucidi sulle mie chitarre e mi sono sempre trovato bene. Sarà che mi sono adattato oppure ho corroso la vernice, però mi sono trovato bene. In generale devo dire che è una chitarra ben fatta e una bella idea, perché ha un'idea di base, e questo dà anche una spiegazione al nome, che inizialmente non mi diceva niente, poi ci ho ragionato e ho detto cavolo, si chiama Cyclone, quindi ciclone, questo uragano che arriva in Fender, prende le chitarre, le unisce tutte insieme ed esce sta roba qui, e detta così sembra un sacco negativa. Ecco, c'è una cosa
che aggiungerei in più a questa chitarra. Un pickup, humbucker, al ponte, splittabile. Facilissimo. Non serve neanche avere un humbucker grosso, si può avere uno di quelli nella forma del single coil, tranquillamente. Poi un bel interruttorino mini switch qui davanti per scegliere lo split e magari un altro per scegliere quale bobina usare quando lo splitti, se quella interna o quella esterna. E secondo me tirerebbe fuori delle sfumature un sacco interessanti. Quindi Squier, quando la farai, ricordati di me. Detto questo, vi ricordo in descrizione il link per vedere tutte le altre chitarre, così mi potete dire nei commenti quale portare sul canale. O magari potete vedere le Squier Contemporary, sono un'altra serie un sacco interessante con tante chitarre particolari. Comunque non le classiche Fender, stavo dicendo di paese, c'entra niente. Ricordatevi di farlo, il link è qui sotto in descrizione, e se lo farete vi ringrazierò da parte di spero vi sia piaciuta questa puntata. Attivate la campanella della messaggistica istantanea che vi compare dalle applicazioni del vostro telefono, e se il video è finito ricominciatelo da capo, così almeno ci sarà qualcosa che vi siete persi, dai.